Ciao, sono Fabrizio Cirillo. Oggi voglio parlarti del smoke test, uno dei tanti test che sono previsti dalla norma. In questo caso ti farò vedere un video specifico su una cappa by Hazard e spero che ti sia utile al fine di capire quanto è importante questo test e quanto lo smoke test possa essere indicativo anche di quelle che sono correnti d'aria all'interno del laboratorio. Come vedi, quello strumento, il flow viewer che viene utilizzato, viene fatta in questo caso una prima prova all'interno dell'ambiente. Perché viene fatto questo? Perché fisicamente, come stai vedendo adesso, ci può essere un condizionatore che in una condizione ottimale come primo pezzo del video, come hai visto, non fa muovere il flusso perché il condizionatore è spento. Quindi l'aria è abbastanza statica, è abbastanza ferma e non ci sono correnti, diciamo, tangenti e turbolenze sulla cappa. Adesso noi accendiamo il condizionatore. Questo è un video esplicativo proprio per farti capire e farti vedere come e quanto influenza un condizionatore in termini di sicurezza su una cappa by Hazard, quindi di sicurezza biologica. E accendendo il condizionatore vedrai appunto che il fumo, che prima era completamente fermo, adesso ha una velocità notevole. In questo caso il condizionatore è posto a circa 3 metri e quindi la presenza di turbolenze e l'assenza totale di turbolenze, quindi è un qualcosa che veramente si vede a colpo d'occhio, ma solo lo smoke test ti permette di fare questo. Quindi vedi che spegnendo nuovamente il condizionatore l'aria fluttua all'interno del laboratorio perché non ci sono correnti, non ci sono porte e finestre aperte che possono dare problemi e correnti, non c'è un condizionatore che spara. In questa parte vediamo invece un video sulla parte dello smoke test, sulla barriera frontale di una cappa by Hazard con le griglie di ripresa dell'aria, dove l'aria entra all'interno della cappa mediante queste griglie di ripresa che non permettono all'aria contaminata di entrare dall'esterno, così come non può uscire aria dall'interno, mi raccomando, è un discorso duplice. Questa barriera frontale si verifica, ecco, in questo modo, con del fumo. In questo caso abbiamo erogato moltissimo fumo proprio per fartelo vedere quanto è veramente efficace la barriera frontale e protegge. Fermiamo un attimino l'immagine in questo punto, vedrai che l'aria non va assolutamente sul pianale, vuol dire che la barriera frontale sta funzionando benissimo, veramente benissimo. Questo è notevole, no? Penso che adesso riesci a comprendere un pochino di più con un video del genere quanto è efficace una barriera frontale, quanto può salvare il prodotto e il risultato del tuo lavoro, così come salvarti da eventuali turbolenze di flussi d'aria che possono portare fuori nel caso in cui magari lavori con una cappa by Hazard, quindi con batteri o virus ad esempio, perché ti ricordo che insomma, questo probabilmente lo sai anche meglio di me, che potrebbero viaggiare in sospensione le nanoparticelle che possono essere il veicolo per questi virus e batteri perché non hanno le ali ma che viaggiano in questo modo. Quindi il fatto che non entri nulla ma che non esca nulla è fondamentale. Ma quindi continuando a guardare il video, ripeto, non dovrei neanche spiegarlo, cioè fa capire palesemente quanto la barriera frontale è fondamentale e quindi il test dello smoke test sia fondamentale al fine di comprendere se la tua cappa sta funzionando nel modo corretto o meno, e quindi comprendere l'ambiente, che è una cosa che spesso viene sottovalutata completamente. Sottovalutare il fatto del posizionamento di una cappa piuttosto di condizionatore e quant'altro è qualcosa che accade all'ordine del giorno. I venditori non ti possono aiutare perché non hanno questa sensibilità e i costruttori tanto meno, e solo tu puoi aiutarti, quindi fai attenzione. In questo caso stiamo vedendo dei flussi d'aria provenienti dal basso, no? Per capire quanto la griglia possa riprendere, e quindi vedi che anche in questo caso nulla entra all'interno sul piano ma tutto viene aspirato dalle griglie di ripresa. In questo caso poi l'aria passa sotto il pianale, va a finire nella parte superiore dove c'è un filtro EPA chiamato in downflow, e quindi praticamente l'aria viene risputata sul piano di lavoro sterile perché è filtrata da un filtro EPA H14. Successivamente poi, nel caso una parte dell'aria può essere espulsa all'esterno con un filtro EPA di espulsione. Qui abbiamo fatto un rallenti di quello che è il video legato allo smoke test e vedi appunto quello che dicevamo, vedi che le griglie di ripresa, che sono una decina di centimetri, riprendono totalmente l'aria e non c'è un filino di fumo che va a finire sulla parte diciamo sicura, no? Nella zona del lavoro. Quindi sarà una parte che è l'area non sicura, quindi contaminata, e una parte invece c'è l'area di lavoro che è quella sicura. Fai attenzione che anche questo, insomma, che spesso e volentieri
sulle cappe non si comprende anche che vanno suddivise ulteriormente all'interno, perché ci sono delle zone cosiddette chiamate dello sporco, e quindi io ti direi suddividi la tua cappa in 3 postazioni, dove puoi usare tutta a destra magari lo sporco, vedi come in questo caso sono le pipette, no? Puoi mettere un cestino per lo sporco, e una parte tutta a sinistra dove magari c'è la parte pulito del nuove piastre o quant'altro, e una parte centrale che invece è la parte della zona sterile. Ok, qui ripeto, appare chiaro, ora scusa questo lampeggio che è un po' fastidioso, ma sono i neon luce che quando si fa un video un po' più rallentato sono inevitabili, però ecco, abbiamo un po' l'effetto discoteca. Quello che è importante è che, quello che dicevamo, ora ovviamente l'aria in questo caso specifico viene anche spinta, ma nonostante viene spinta, perché vedi che ci sono questi soffi un po' più forti, non entra all'interno del pianale. Quindi lo smoke test è un test fondamentale che non puoi non richiedere alla tua assistenza tecnica, non puoi non richiedere che venga eseguito nel modo adeguato. Fai attenzione, perché spesso e volentieri si sottovaluta. Attenzione anche perché la normativa, che sia sulle cappe chimiche o sulle cappe Bazar, preveda che ci sia almeno una fotografia di questo test, per quanto riguarda dare un'evidenza che effettivamente i flussi d'aria siano adeguati e che non ci siano magari turbolenze all'esterno. Grazie e ci vediamo al prossimo video.